Ciao e bentornata o bentornato sul nostro canale o benvenuto e benvenuta se per la prima volta vedi un mio video. Io sono Francesca di Classe Italiana e insieme alle mie colleghe lavoriamo da più di 20 anni come insegnanti di italiano per stranieri. Nel 2020 abbiamo aperto questo canale YouTube per aiutare sempre più persone nell'imparare la lingua italiana. Però puoi immaginare che fare video, pubblicare video tutte le settimane sia un po' impegnativo. E allora per questo ti chiedo, se ti piacciono i nostri video, ti chiedo di mettere un like, di iscriverti al canale se ancora non lo hai fatto e di condividere i nostri video con i tuoi amici che studiano o che sono appassionati della lingua italiana. Per noi sarebbe un grande aiuto, un grande supporto per continuare a pubblicare i video. Grazie di cuore. Ma adesso iniziamo con l'argomento del video di oggi che ho pensato per te. Partiamo da una conversazione telefonica tra me e Laura. Un dialogo, visto che dopo i nostri video in albergo e problemi in albergo, in molti ci avete scritto che amate i video in cui ci sono dei dialoghi che rappresentano delle situazioni reali che possono succedere nella vita reale e nell'uso reale dell'italiano. Ed allora partiamo proprio da una conversazione telefonica tra me e Laura e dopo ne parliamo. Pronto? Ciao Laura, ma tutto bene? Dove sei? Ciao Francesca, sì, arrivo. Laura, dai, sbrigati! Sono davanti al ristorante e i nostri studenti ci stanno aspettando. Scusa, Fra, ho avuto un imprevisto, ma sto arrivando. Fai presto, lo sai che non mi piace arrivare in ritardo agli appuntamenti. Sì, certo, anche a me. Ok, ma adesso affrettati. Speriamo che passi presto l'autobus. L'autobus? Oh no! Ma sei ancora in attesa dell'autobus? Sì. No, Laura, prendi un taxi, forza, altrimenti è troppo tardi. Sei sicura? Aspetta, ma forse sta passando. Mi sembra di vedere un autobus. Ma con il taxi arrivi prima, spicciati! Corri a prendere il taxi, dai! Ok, vado. Ma tu muoviti, entra nel ristorante così intanto inizi a salutare i nostri studenti. Va bene, ma tu datti una mossa e vieni. Ti è piaciuto il dialogo? Spero proprio di sì. Io e Laura ci siamo divertite a girarlo. Bene, in questo dialogo ci sono molte espressioni che usiamo spesso in italiano per dire ad una persona di fare qualcosa velocemente. Le hai sentite? Le hai riconosciute? Oggi ne vedremo 10. Ora, sono espressioni molto semplici, dirette ad un tu, ed è per questo che infatti la maggior parte di queste espressioni sono verbi coniugati all'imperativo diretto. Attenzione! Per questo si usano in contesti familiari, colloquiali, non sono da usare in un contesto formale. E allora vediamole insieme le espressioni che hai ascoltato nel nostro dialogo. Iniziamo dalla prima espressione, sbrigati, molto usata, molto diffusa. È il verbo sbrigarsi, è un verbo riflessivo usato all'imperativo diretto tu. Ecco perché c'è la presenza del pronome alla fine del verbo e lo vedrai anche negli altri esempi. Un'altra espressione simile è affrettati. Viene dal verbo affrettarsi e anche questa è coniugata all'imperativo diretto tu. Riconosci che all'interno del verbo affrettarsi c'è una parola che forse tu già conosci, fretta, la fretta. Un'espressione molto usata e comune è avere fretta.
Avere fretta appunto significa avere poco tempo per fare qualcosa e quindi si deve fare in modo veloce. Un'altra parola che hai sentito è spicciati. Questo è un uso veramente colloquiale. È il verbo spicciarsi, anche questo usato all'imperativo diretto tu. È veramente usato in contesti molto semplici, molto familiari, molto colloquiali. Un'altra espressione che hai sentito è muoviti, il verbo muoversi, anche questo imperativo diretto tu. Ne aggiungo uno di verbo che non abbiamo usato io e Laura nel nostro dialogo, ma che forse conosci. Svegliati! Conosci sicuramente il verbo svegliarsi, ma in questo contesto non significa svegliarsi la mattina dal sonno, no. Come tutte le altre espressioni che abbiamo visto prima, significa dire a qualcuno di fare in modo veloce quello che sta facendo, incitare qualcuno a fare questa cosa velocemente. Svegliati però è un po' diretto, è un po' forte. Dico ad una persona di svegliarsi, svegliati, per dire che deve essere più attento o deve fare più velocemente quello che sta facendo. Altra espressione, datti una mossa. Il verbo è darsi una mossa. Anche questo è l'imperativo diretto tu. Qui vediamo la regola anche del verbo monosillabico da, tu, con il raddoppio della consonante del pronome. Ma questo è un argomento che già abbiamo trattato in qualche video. È un'espressione molto comune, molto usata in un parlato sempre non controllato, colloquiale e familiare. Una cosa interessante è che sembra che questa espressione, soprattutto la parola mossa, abbia origine, pensate un po', dal Palio di Siena, quella manifestazione famosissima di cui sicuramente magari hai già sentito parlare, che avviene nell'estate a luglio e ad agosto a Siena, la famosa corsa di cavalli. Ma magari approfondiremo questo argomento in un prossimo video. Altra espressione che abbiamo usato io e Laura, fai presto. Beh, è un'espressione sicuramente molto conosciuta e anche questa molto usata. Fai, anche questo è l'imperativo diretto tu del verbo fare. E poi ci sono tre espressioni molto usate e molto versatili perché possiamo usarle anche in altri contesti. Sono dai, su, forza. Sicuramente le avrete sentite anche in contesti in cui vogliamo incoraggiare qualcuno, vogliamo motivare qualcuno. Ma nel contesto del dialogo di oggi servivano per dire di sbrigarsi, di fare qualcosa in modo veloce. Ecco, queste sono alcune delle espressioni che usiamo spesso nell'italiano colloquiale, informale e familiare per dire a qualcuno di fare qualcosa in modo veloce. Ma forse tu ne conosci altre? E allora scrivimi nei commenti se ne conosci altre e poi prova ad usarle, così arriverai a parlare come un vero italiano. Ricordati sempre che nella descrizione al video trovi un link per un'attività, per un esercizio, per praticare l'argomento proprio del video di oggi. Ti ringrazio di aver visto il mio video fino alla fine e se ti è piaciuto metti un like così potrai sostenere il nostro lavoro. E io ti aspetto al prossimo video. Ciao!